Ciao a tutti, sono Davide del Pattino di Riccione. Oggi vi voglio fare un video sul mantenimento dei cuscinetti. Cosa sono i cuscinetti? Sono la parte meccanica, eccoli guardate, all'interno delle ruote che gli permette di girare intorno all'asse. Ovviamente è una delle cose più importanti all'interno di un pattino. Ci sono tantissimi modelli di cuscinetti per i pattini. Questo video, sicuramente faremo un video a parte dove vi spiegherò le varie differenze, perché ce ne sono di poco costosi e di molto costosi, perché ci sono di materiale con l'esterno in metallo, l'esterno in plastica, l'interno in plastica, l'interno in metallo, l'interno in teflon o comunque in materiali autolubrificanti, ma ci faremo un video a parte come vi ho detto prima. Vi voglio dire però che questo video vi andrà bene per qualsiasi cuscinetto in vostro possesso. Perché fare la pulizia periodica dei cuscinetti? Come vi ho detto prima, è una delle cose più importanti in un pattino. Quando il cuscinetto è pulito, il pattino va fluido, si fa meno fatica, e le cose tecniche proprio sui pattini, trottole, arrivi dei salti, fili per fare i passaggi, risulterà molto più facile farli. Ovviamente le piste da pattinaggio sono molto sporche, c'è chi è fortunato che pattina sempre all'interno ma comunque raccoglie molta polvere, molti capelli. Ancora peggio è la pista in esterno che prenderà sicuramente foglie, sassolini, moltissima polvere, poi dove le piste risultano più rugose fanno ancora più polvere, quindi i cuscinetti si sporcano ancora di più. Facendo il corretto mantenimento dei cuscinetti, questi ultimi durano anche di più, quindi è giusto farlo su tutto il range di prezzi di cuscinetti, però ovviamente un cuscinetto economico magari si cambia più spesso, invece esistono cuscinetti molto costosi, 45-50 euro a serie di cuscinetti, che è molto importante farlo proprio perché così la durata della serie di cuscinetti sarà molto maggiore. Cosa serve per fare il mantenimento dei cuscinetti? Ovviamente il pattino con i cuscinetti montati, quindi che girano sull'asse. Una chiave da 8 che può essere la chiave a tubo della Rollline, la chiave piatta che danno in dotazione con l'acquisto dei pattini, oppure qualsiasi altra chiave da 8 va benissimo per svitare e riavvitare l'autobloccante che tiene, diciamo, la ruota fissata al perno. L'estrattore per smontare e rimontare i cuscinetti dalla ruota è la cosa più importante per fare il mantenimento dei cuscinetti, perché qualsiasi altro tipo di montaggio e smontaggio dei cuscinetti andrebbe a rovinare proprio il cuscinetto, quindi questo lavoro non servirebbe a nulla, anzi rovinerebbe i cuscinetti. Eccolo qui, un solvente fatto apposta per pulire i cuscinetti. Questo qui è lo Star Clear della Rollline, quello che noi vendiamo, però può andare bene qualsiasi benzina bianca, petrolio bianco, benzina, trielina, comunque un solvente che vada a sciogliere tutte le impurità che si inseriscono all'interno del cuscinetto. Questo, come vi dicevo, è molto comodo perché è inodore, quindi potete farlo tranquillamente a casa, e in più in dotazione ha un cestello dove voi potete qua inserire lo Star Clear, quindi il prodotto, qui i cuscinetti, chiudete tutto, shakerate un pochettino, aspettate che tutto lo sporco cali giù nella parte inferiore del barattolino e una volta finito questo passaggio si toglierà il cestello e si andranno ad asciugare e a scolare i cuscinetti. Olio lubrificante, noi utilizziamo il WD-40, ma va benissimo WD-40, Svitol, olio per macchine da cucire, Batoil della Rollline che vendiamo, che è molto comodo perché è molto piccolino, quindi portarlo in giro per le gare è molto pratico da inserire in borsa o nel portaruote. Benissimo, vi faccio vedere adesso tutta la procedura per fare questo tipo di lavaggio. Ecco qui, adesso vi faccio vedere per bene tutta la procedura per smontare, pulire e rimontare i cuscinetti da un pattino. Con la chiave a tubo si va a svitare l'autobloccante. Questa cosa la facciamo ovviamente su tutte le ruote. Io adesso ve la faccio vedere solo su un pattino. Ovviamente quando si fa questo lavoro magari si smontano tutte e 8 le ruote per poi fare un lavaggio di tutti e 16 i cuscinetti tutti insieme, non solo di un pattino.
Ok, smontiamo tutte le ruote, il pattino lo metto qui da parte. Adesso con l'estrattore andremo a smontare i cuscinetti. I cuscinetti sono queste parti qua all'interno delle ruote. Per smontarli useremo il gancio laterale che tutti gli estrattori ovviamente hanno. Andremo ad agganciare, spingiamo un po' verso il basso, ecco qua, e il cuscinetto uscirà. Ok, una volta smontati, inseriremo i cuscinetti all'interno di questo barattolino che c'è in dotazione agli Star Clear. Qui sotto metteremo del liquido, basterà così, non tanto, non serve riempirlo, è inutile. All'interno, dopo aver messo il liquido, metteremo il suo cestello dove posizioneremo i cuscinetti, come vi ho detto tutti e 16 per tutte le ruote. Chiudiamo il barattolo e scuotiamo così da permettere al liquido di pulire profondamente tutti i cuscinetti all'interno del cestello. Facciamo questa cosa 5-6 volte, non di più. Lasciamo scolare per bene qualche minuto, così che tutto il liquido cali qua sotto. Riapriamo il cestello, recuperiamo il cestello. Il liquido che è qua dentro si può riutilizzare 2 o 3 volte. Si capirà quando è da cambiare e quando diventa molto scuro, vuol dire che ha preso molta polvere dai cuscinetti, però per 2 o 3 volte si può utilizzare tranquillamente. Richiudiamo. I cuscinetti adesso vanno asciugati, quindi utilizzando un foglio di carta o un panno, ecco qui. Io li posiziono già tutti verso l'altro perché così mi sarà utile per lubrificarli dopo. Vado a tamponarli bene, così da togliere tutto il liquido in eccesso. E ad ogni cuscinetto gli darò una goccia di lubrificante, come vi ho detto può essere WD-40, Svitol, olio per le macchine da cucire, oppure il Bat-Oil di Rollline che è già nella confezione quella piccolina. Vado a dare appena una goccia. Non serve di più, anzi di più colerebbe dopo, una volta montato, sulle ruote e farebbe un effetto opposto. Vado a farli girare così che l'olio si vada bene a espandere all'interno del cuscinetto, quindi su tutte le palline. Ecco qui. Perfetto. Una volta lubrificati i cuscinetti andremo a rimontarli. Ogni cuscinetto, come vedete, ha 2 parti, una parte chiusa che andrà verso l'esterno della ruota e una parte aperta che andrà all'interno. I cuscinetti da pattinaggio è ottimo che siano chiusi da una parte e aperti dall'altra perché così possiamo andare a pulirli profondamente all'interno. Se fossero tutti chiusi la polvere comunque entrerebbe, ma non si potrebbe fare questo tipo di pulizia. Per rimontarli utilizzeremo l'estrattore. Il primo cuscinetto andrà con le palline, quindi con la parte aperta verso l'alto. Qui potreste avere anche il distanziale da mettere tra un cuscinetto e l'altro. Non è obbligatorio, però con i cuscinetti che hanno la parte esterna totalmente in metallo è sempre indicato metterli perché una volta che stringiamo con la chiave il distanziale mi darà la distanza corretta. Nei nostri cuscinetti di nostra produzione con l'esterno in plastica questo non serve più perché anche se noi stringeremo molto con la chiave basterà allentare un pochettino e la plastica dei cuscinetti tornerà nella posizione corretta iniziale. Quindi metteremo il primo cuscinetto con la parte verso l'alto. La ruota possiamo metterla indifferentemente con la scritta verso l'alto o verso il basso. Io la metto sempre verso il basso. Il secondo cuscinetto la metteremo con le palline verso il basso, quindi chiuderemo l'estrattore e la ruota sarà già pronta, lubrificata e con i cuscinetti puliti. Palline verso l'alto, ruota, palline verso il basso e chiudiamo. Procediamo così per tutte le ruote di tutti e 2 i pattini.
Ecco qui. Una volta completato questo procedimento andremo a rimontare le ruote sul pattino, quindi 1, 2, autobloccante, andremo a stringere con la chiave, arriveremo quasi in fondo ma non stringeremo tanto e torniamo un po' indietro. La ruota deve girare libera e non ballare sull'asse. Andiamo ad allentare un pochettino per renderla ancora un pochino più veloce, non balla e gira molto fluida. Continuiamo. Perfetto. Perfetto. E il mantenimento di un pattino è stato fatto. Rifate la stessa cosa su tutti e due i pattini e vedrete che i vostri cuscinetti dureranno di più e andranno sicuramente sempre meglio. Per quanto riguarda il video per il mantenimento dei cuscinetti o comunque il tutorial per il mantenimento dei cuscinetti è tutto. Per qualsiasi cosa, come vi dico sempre, commentate qui sotto, ditemi se voi fate questa procedura oppure avete un altro tipo di procedura sempre per il lavaggio dei cuscinetti. Vi lascerò in descrizione tutti i prodotti che ho utilizzato per fare il mantenimento dei cuscinetti, così potete andarli a vedere sul nostro e-commerce e se vi servono acquistarli. Vi metterò anche in descrizione il nostro profilo Instagram e pagina Facebook. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, condividete e iscrivetevi al canale che per noi è fondamentale per aiutarci ad andare avanti con questo progetto. Se volete vedere altri video inerenti al mondo del pattinaggio, commentate e diteci che tipo di video volete vedere. Grazie a tutti e al prossimo video.